Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi registro un video con la mia webcam, sperando che vada tutto a posto. Vi chiedo scusa per il sottofondo che sarà un pochino movimentato perché ho i miei nipoti in casa e quindi si bisticciano tra di loro e fanno del casino. Oggi vi volevo far vedere come io riutilizzo la pasta polimerica di scarto ci costruisco, diciamo, ci creo dei cabochon che poi andrò a utilizzare con le perline con le quali sto lavorando, diciamo, da pochissimo, mi sono avvicinata da poco e devo dire che mi piace. Quindi vediamo un po' cosa vi serve. Del fimo di scarto, degli stampini a forma di cabochon, stampini così, morbidi. Questi sono i cabochon che ho ottenuto e sono già cotti, e sul retro io ho messo poi vi spiegherò il perché, uno di quegli anellini, vediamo se me li metto a fuoco, faccio come le make up artist, soprattutto anche la webcam ha i suoi limiti, eccoli. Dei chiodini dei chiodini a vite per funzione di aggancio, poi comunque dopo li andrò a levare. E poi vi servirà dei Magic Marble, ovvero questo, almeno come si chiamano questi, sono dei colori, penso base nitrica, utilizzati per ottenere queste, diciamo, questi effetti, utilizzati anche molto per le carte, una tecnica marmorizzante, ora non ricordo esattamente. Questo kit io l'ho preso da Hobby, non mi ricordo il prezzo perché comunque è un acquisto di un anno fa. E nulla, in questo kit ci sono 6 colori e va dal, vediamo un po', dal giallo, questo che colore è? Il bianco, rosso, blu, nero e verde. Per poter utilizzare questi colori abbiamo bisogno di una bacinella di acqua, ovviamente una bacinella che andrete a buttare, cioè che utilizzerete soltanto per questi lavoretti e non per uso alimentare, nella quale io ho già messo un po' di acqua già all'interno, e infine degli stuzzicadenti, ma siccome io non li ho utilizzerò queste palettine per il caffè. Detto questo, intanto vi faccio vedere i primi due cabochon che ho ottenuto, e sono questi qua. Si mette a fuoco, metti a fuoco. Allora, questo è un misto tra bianco e blu, e non ho voluto dare l'effetto marmorizzato perché era una sorta di prova. Mentre questo ha una spirale, sì, ed ho utilizzato il rosso, il verde, il giallo e il bianco e una punta di celeste. Mi è caduta dentro l'acqua. Nessun problema, si fa asciugare. Allora, per prima cosa, dopo che avete ottenuto i vostri cabochon in pasta di recupero, che in questo caso è un color marroncino, che io non utilizzo più, non faccio più dolcetti, se no l'avrei utilizzato per quello, io prendo, in questo caso io uso sta andando tutto a rovine. Io uso del filo, ma voi potete utilizzare le grappette per fare cosa? Per tenere, diciamo, sospeso i cabochon per farli asciugare. Quindi, ricapitolando, io adesso che faccio? Creo dei cappietti per ogni cabochon che ho creato, ma voi, ripeto, potete utilizzare le grappette tipo quella per le pagine, per non far creare le orecchie alle foglie, sì, ai fogli. Spero abbiate capito cosa voglio dire. Dopo aver realizzato tanti cappietti quanto i vostri cabochon, vediamo cosa fare. Ora abbasso, so che non è molto elegante da vedere, però è una webcam
Ok, vediamo se riesco a zoomare. No, non mi fa zoomare, che cattivo. Allora, iniziamo col prendere i colori, li agito un pochino e prenderò il nero e rosso, sì, dai. Li agito, ok, e faccio scendere delle gocce in acqua, sempre che abbiano voglia di uscire. Mazza, oh, quante gocce! Che prima non è, cioè è uscito prima il liquido e poi il colore, perché tanto che non li uso, nonostante io li abbia sciabordati. Ecco, ora io alterno i colori e poi vado a creare il disegno. Ok, prendo la nostra palettina, ma ripeto, meglio se avete uno stuzzicadenti perché ha la punta più fine, e vado a creare una sorta di disegno, come se fosse ho visto che utilizzano appunto questa tecnica anche per le unghie. Quando avrò ottenuto un disegno astratto come questo, intanto metto la palettina da qualche parte in modo che non mi sporca niente qui dentro. Prendo il nostro cabochon, una paletta pulita, inzuppo il cabochon dentro il colore, così, tolgo il colore che non mi interessa e tiro su. Adesso vi faccio vedere cosa ho ottenuto. Dov'è? Questo è il motivo. Ah, metti a fuoco. Non metti a fuoco. Odio la messa a fuoco automatica. Ecco, quello che colla è soltanto l'acqua. Ecco. Ed è abbastanza carino. Adesso io lascio asciugare così per... allora, più asciuga e meglio è. Quindi io questi li ho lasciati stare per 3 giorni senza toccarli e quindi farò altrettanto con questi e nulla, la finitura finale sarà lucida e liscia e voi sarete pronti per utilizzarli nelle vostre creazioni. Allora vi saluto, scusatemi per questo tutorial flash ma ho poco tempo e per quello che me lo chiedono, sì, sono dimagrita, grazie per essere accorte e ci vediamo al prossimo tutorial, vi mando un bacio, ciao 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 ciao.